Grazie professore. Abbiamo gettato un ponte, tanto per riprendere l'ultima slide, e abbiamo detto qualcosa che forse per i designer non era così scontato, cioè che anche noi ragioniamo su materia, forma, tradizione, innovazione, mhmm, modalità di produzione e così via. Ehm, per noi è molto importante un altro aspetto, cioè il cercare di collocare, l'ha già detto Gianni Chedda, ehm, ma penso che verrà ribadito in particolare dal relatore seguente, cioè per noi che dobbiamo cercare di fare storia e ricostruire società antiche, però l'oggetto non è da guardare solo in sé e può assumere diversi significati a seconda del contesto in cui si trova ad essere prodotto e ad operare. Introduco quindi il secondo relatore, il professor Alessandro Greco, che oggi ho risalutato volentieri perché c'è una conoscenza di lunga data, anche se ci si è sempre occupati di cose diverse. In realtà il professor Alessandro Greco si occupa insegna, è professore associato di civiltà Egee all'Università La Sapienza di Roma, è specialista in lineare B, quindi in sapere, diciamo, di ambito miceneo, però forse non tutti sanno che chi studia la scrittura micenea in particolare, studia anche i rapporti di produzione, di amministrazione dei beni, di distribuzione dei beni e di rapporti di potere di rapporti di potere tra un'élite e i sottoposti, anche rapporti di potere basati anche sullo scambio di beni e su oggetti, produzione e distribuzione. Quindi non so se sarà di questo che ci parlerà oggi, però insomma sappiatelo che è una persona che ragiona quello sul quale ragionano anche i designer, cioè un oggetto che distribuzione potrà avere e quale sarà il suo consumo, questi studiosi si occupano spesso di queste problematiche. Prego, grazie. Ti ringrazio e vi ringrazio, buon pomeriggio a tutti. Come diceva gentilmente la collega, mi occupo di un mondo molto lontano dal nostro, perché mi occupo di storia e archeologia della Grecia tra il XVII e il XII secolo a.C., quindi buoni 500-600 anni prima di Omero, quasi 1000 anni o più ancora prima delle guerre persiane. Diciamo che è vero, mi occupo molto da vicino di redistribuzione, di amministrazione, di gestione dei beni, però proprio in visione dell'appuntamento di oggi ho voluto un po' forzare il dato e andare un po' oltre, nel senso che parlerò di una ridistribuzione, per carità, ma non è quella di cui parlano le mie tavolette del 1350 a.C., di beni di consumo o anche di beni, diciamo, di lusso, bensì di una ridistribuzione che è quella che credo che questa organizzazione sta tentando di fare, ridistribuzione del sapere applicata, gettando appunto ponti, se ne è parlato fortunatamente di già, tra il mondo antico e il mondo presente. Come dicevo, il mondo che studio io è un mondo che noi siamo abituati a chiamare, o meglio, conosciamo come mondo miceneo, dal nome del sito archeologicamente più famoso, che è quello di Micene. È una civiltà, quella micenea, che quando venne scoperta nell'Ottocento ebbe una risonanza mondiale, ebbe un significato importantissimo per l'intera cultura occidentale. Perché quando Schliemann nel 1872 scopre prima la città di Troia e poi nel 76 la città di Micene, va a inastarsi addirittura su una particolare
argomento caro alla cultura occidentale. Cioè va, per così dire, a dimostrare che i poemi omerici, che parlavano di uomini in carne ed ossa, di palazzi, di armi e combattimenti, ebbene, queste armi, questi palazzi e queste ossa emergevano direttamente dalla terra. Ed diventavano così testimonianze dirette, tangibili e materiali che il mondo, che fino allora era considerato solo come frutto della straordinaria mente mitologica greca, era in realtà un mondo che era esistito. L'archeologia stava facendo entrare nella storia quello che era sempre stato recepito come frutto dell'invenzione. Almeno per gli esegeti più moderni, i greci, credevano fermamente a quello che diceva Omero. Queste scoperte, diciamo, che non fanno che rinforzare, per così dire, un sentimento condiviso dal mondo letterato dell'Ottocento, che vedeva in Omero l'inizio più folgorante, e lo è, della letteratura, del pensiero e della cultura occidentale, aggiungendovi quindi una profondità storica che prima era inimmaginabile. La realtà era che i poemi omerici in fondo già costituivano dei pilastri della nostra cultura, pilastri tanto più profondi, anzi tanto profondi da essere quasi, come dire, inconsci nella formazione culturale di ogni ordine e grado. E così di fatto sono rimasti ancora adesso. Spesso, quando faccio lezioni ai miei allievi, insisto nel far notare che la cultura occidentale respira di fatto i poemi omerici quasi in termini inconsci. Cosa intendo dire? Che basta fare un esempio, faccio spesso l'esempio, basta osservare come all'approssimarsi di un conflitto reale o immaginario che sia tra Oriente e Occidente, tra Occidente cristiano e Oriente islamico, la mente dell'occidentale rincorre, ritrova alla fine quello che è il conflitto prototipico della nostra cultura, ossia il conflitto della guerra di Troia, troiani e greci, il nome di Achille, basta pensare anche alla filmografia che dopo le guerre del Golfo si è prodigata in questi termini. Al di là delle azioni, diciamo, di propaganda reale, è anche il prodotto di un sentimento di conoscenze base che esistono. E quello che è straordinario è che però un uomo occidentale, un ragazzo occidentale del 2020, quando pensa a un conflitto con l'Oriente, di fatto ragiona come un greco dell'VIII secolo. Si riporta, si va ad asserragliare sotto le porte scee di Troia e si vede, si recepisce come un elemento di un conflitto più grande, che un conflitto culturale tra mondi contrapposti, reale o falsa che sia questa contrapposizione. Quindi la continuità del messaggio omerico in questo termine è assolutamente strabiliante. Sono 3000 anni che ragioniamo in questo modo. Ora, qui però voglio riportare l'attenzione ad alcune problematiche, perché anche se il mito può prendere spunto da un episodio storico, l'episodio e la verità contestuale da cui esso sprigiona in realtà soccombono sempre alla necessità della comunicazione e dell'attualizzazione del mito stesso. Ed ecco che il mito viene continuamente reinterpretato per poter veicolare attraverso il tempo il messaggio o i messaggi che sono sentiti come fondanti, fondativi e prototipici dell'epoca in cui vengono riproposti. Quindi vanno aggiornati. Altrimenti io, se faccio un film sulla guerra di Troia, rischio di perdere il messaggio dell'identità culturale che vi è sottesa, anche se in realtà quel messaggio nel corso del tempo può essere cambiato, quindi va reinterpretato. E quindi, e questo forse la cosa a cui tengo di più di questa piccola chiacchierata, è fondamentale essere consci che la continuità di un messaggio ideologico non significa condivisione e soprattutto conoscenza della cultura che lo sottende e che lo ha generato, e che uno stesso identico messaggio simbolico, anche se trasmesso con le medesime parole e con i medesimi oggetti, può cambiare profondamente nel corso del tempo. E qui faccio un esempio contemporaneo, molto contemporaneo, il carroccio.
ossia questo carro pieno di tutti gli stendardi dei comuni liberi del nord Italia, che nel 1176 rappresenta l'unità dei comuni lombardi contro l'impero germanico. Questo stesso identico simbolo nell'Ottocento del nostro risorgimento diventa il simbolo dell'unità di tutta l'Italia e della sua ribellione a qualsiasi forma di invasione o di ingerenza dall'esterno. Lo stesso oggetto, da 35 anni a questa parte, diventa il simbolo dell'unità del nord Italia versus l'unità dell'Italia nel suo insieme. Ma attenzione, perché negli ultimi anni si sta di nuovo trasformando, perché si sta attenuando adesso, dietro il vessillo del carroccio, questa volontà, chiamiamola secessionista, per andarla a mitigare, in linea con quello che è il messaggio che adesso è fondamentale veicolare. In altri termini, l'oggetto stesso e la sua ideologia sono in continua evoluzione. Per capire pertanto il valore di un racconto mitico, pur nella sua continuità d'uso o messaggio ideologico, è fondamentale cogliere la sua evoluzione nella storia. Se questo vale per le idee, ovviamente vale, e così entriamo più da vicino nel tema di questa nostra giornata, anche per i prodotti materiali delle culture antiche, in questo caso, e anche la cultura moderna. Ossia vale anche per comprendere, nel senso più ampio del termine, l'oggetto antico. Progettualità e continuità sono le parole che più mi sembrano consone a descrivere l'iniziativa che ci sta riunendo qui oggi e che tanto spesso sono emerse mentre parlavo con Eugenio Farina in questi giorni. Eppure, attenzione, anche questi stessi concetti, se proiettati in realtà storiche diverse dalla nostra, come ad esempio il mondo greco, antico, si dimostrano profondamente diversi da come li vediamo noi. Radicalmente diversi. Nella cultura moderna, e qui per carità vado forse anche un po' sopra le righe, non è il mio mestiere, però nella cultura moderna la progettualità in fondo è un ponte tra un presente che è sempre dinamico e un futuro che di fatto incombe, quasi che il presente fosse proiettato sul futuro e ne sia quasi un trascurabile momento di gestazione. Di contro, il valore della continuità veste un po' le parti della volontà di recupero e semmai rifunzionalizzazione di un passato che di per sé viene un po' travolto dall'incombenza del futuro. Soprattutto i giovani in questo periodo storico sono, secondo me, in questa temperie. E quindi la continuità è quasi un gesto d'amore che molti in fondo accusano anche di accademismo, di volontà intellettuale, quasi di secessione in un certo modo. Ora, continuità e progettualità per un greco di epoca classica, e vie più potete immaginare cosa poteva essere per un greco del XVIII secolo avanti Cristo, sono concetti profondamente diversi da quelli di oggi, perché diverso ovviamente è il contesto di riferimento. Per farvi, come dire, toccare direttamente la abissale differenza, vorrei dire, tra il concetto di continuità e progettualità dal mondo moderno al mondo greco antico, mi limiterò a parlarvi di una semplicissima nozione di grammatica greca. A ginnasio, chi di voi l'ha fatto, oppure gli studenti che lo stanno facendo adesso, si impara che nella lingua greca il futuro, il tempo futuro, è una formazione tarda. Cioè non è una formazione originale della lingua greca, ma la va sviluppando nel corso del tempo. Quindi, insomma, il futuro si impone nella grecità intorno al XII secolo, XIII secolo, quando la lingua ormai è attestata già da parecchio tempo. Questo è dovuto al fatto, da un lato, che il greco utilizzava il sistema del congiuntivo desiderativo che andava a soppiantare un futuro così come lo conosciamo noi adesso. E soprattutto perché il sistema verbale greco predilige la definizione della dimensione continuativa o puntuale nel tempo, piuttosto che la dimensione diacronica. Non è tanto importante il prima, l'adesso e il poi, quanto la continuità dell'azione che porta e comporta determinate conseguenze, o la puntualità di un'azione che nel passato ha portato a qualche conseguenza.
Un po' forzando questo dato, verrebbe da dire che nel modo di pensare greco il presente è continuità donde sprigiona la progettualità, che non manca mai, cioè che non ha mai un distacco dal presente. Laddove le rivoluzioni, le tumultuose rivoluzioni industriali e tecnologiche degli ultimi 150 anni hanno spezzato, per così dire, nella cultura occidentale lo strettissimo legame tra il presente come continuità dal passato e un futuro sempre più ignoto, verso cui però ormai è imprescindibile slanciarsi e protendersi. La progettualità, e qui ovviamente è assolutamente una mia elucubrazione, posso dirlo, la progettualità diventa quasi il paradigma del presente, ma il presente sfugge, il passato di fatto scompare se non viene riesumato, perché si crea un gap, un vuoto tra il presente che è un futuro e un passato che tende a non servire. In questo contesto culturale, così come le tradizioni, anche i prodotti materiali, gli oggetti e il loro valore seguono di fatto questo fiume in piena, diventando, questa è la mia visione assolutamente, oggetti transitori, privati per così dire della loro dimensione o della storia, o perché se ne è persa memoria o perché non hanno una storia, perché siamo in un mondo che inventa moltissimi oggetti nuovi. Gli oggetti spesso soffrono di una transitorietà non solo intrinseca ma anche ideologica, mantenendo la loro permanenza solo nella sfera del privato. Anche in questo si rileva una forte differenza tra il mondo antico e il mondo moderno. L'oggetto, magari che so, i gioielli, il braccialetto, la collana antica, parlava con voce, a mio avviso, molto più forte di quella di un qualsiasi oggetto moderno. Perché? Perché nel mondo antico l'oggetto indica, sottolinea, demarca e spesso relega la persona ad un contesto politico, etnico, culturale, il cui valore sociale sovrasta marcatamente la dimensione privata e individuale. L'oggetto, in altri termini, esprime un valore simbolico molto forte che per alcuni aspetti inibisce il significato che l'individuo può dargli in termini personali. L'oggetto è un valore in sé, che trasmette se stesso e il concetto che veicola al suo proprietario, che di fatto diventa lui l'elemento transitorio di questo dialogo soggetto-oggetto, quasi una situazione invertita rispetto a quello che a me pare essere la situazione moderna. In cambio, però, l'oggetto antico restituiva, attraverso il suo valore simbolico, il senso di appartenenza, che è continuità e contiguità con la cultura di riferimento. Ecco perché queste iniziative, come quella di quest'oggi, sono importanti, perché aprendo le porte al pensiero sull'oggetto antico, impongono agli artisti, ai ragazzi, alle persone, a chi lavora nel design e nella creazione di oggetti, di pensare, riformulare, ovviamente in molti casi anche reinventare oggetti sulla base dell'antico e veicolare un messaggio moderno che, essendo ponte con l'antichità, genera con essa contiguità. Una continuità e una contiguità con il proprio passato significa fondare di fatto la propria identità etnica e culturale, che forse, e ripeto anche questa è una mia personalissima opinione, è una delle vittime più eccellenti e inquietanti del sentirsi cittadini del mondo. Vi ringrazio.